Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi svelerò il segreto dietro a 4 trucchi di magia. La magia e l'illusionismo è un'arte solitamente eseguita come forma di spettacolo ed intrattenimento, dove l'artista comunemente chiamato mago o illusionista crea effetti apparentemente magici surreali, usando trucchi che possono essere fisici, psicologici oppure il più delle volte di abilità manuali. Primo trucco: moneta sottopelle. Vediamo come il mago ci fa vedere questa moneta sul braccio di una persona. Schiacciandola con la mano sembra che sia stata assorbita sotto la pelle. Idea veramente geniale, da applausi. Qual è il segreto di questa magia? E come ha fatto la moneta ad entrare sotto pelle? Curiamo i dettagli e scopriamoli insieme. Il segreto è semplice. La moneta non è mai entrata sotto pelle per davvero, ma è solo un trucco. La moneta era già nascosta sotto una finta pelle, come quella usata nei film. La particolarità della finta pelle è la semplicità di utilizzo e un effetto visivo straordinario. E vengono truccati bene i bordi della pelle per assomigliare il più possibile a quella originale. L'effetto di questa pratica dà risultati sorprendenti. Se guardiamo bene all'inizio del trucco, il mago ci fa vedere il braccio con la moneta già posizionata, nascondendo quello che c'è sotto. Guardate come la posiziona subito all'inizio. Poi mette la sua mano sulla moneta e quando la toglie sembra sia stata assorbita, perché non la vediamo più. Anche i movimenti della mano mandano in confusione lo spettatore. Semplicemente perché sulla mano del mago c'era una striscia biadesiva che trattiene la moneta, in questo modo. Su una mano la moneta, sul palmo dell'altra un biadesivo. Schiacciando la moneta si incolla sul palmo e sparisce dalla visuale dello spettatore. Secondo trucco: trapanare il cranio. Questo ha dell'incredibile. La punta del trapano non fora la testa di questa persona. Una pratica molto pericolosa da non provare assolutamente. E non lascia il segno. Quale può essere la spiegazione? L'unica spiegazione trovata è che la punta usata ha una testa piatta, come quelle del ferro, quindi per forare bisogna spingere forte. Il contrario succedeva se usava una punta per legno o per muro, che girando perforano con il minimo sforzo. Impressionante davvero, da non credere. Il risultato di questa spiegazione è dimostrato anche dal video di un ragazzo che fa la prova sulla sua mano, girando il trapano con una punta di ferro senza spingere. Per quanto riguarda l'inserimento della punta del trapano in bocca e nel naso, il trucco è simile a quello della spada, che vedremo prossimamente. Può essere diversa la spiegazione nel caso di questo monaco Shaolin, che dopo ore, giorni e mesi di meditazione è arrivato a simili risultati. La concentrazione è tutto, e con quella riescono a fare cose che una persona normale non potrebbe mai. In questa parte del video alcune dimostrazioni di uno dei più famosi monaci che riesce a piegare con la testa delle spranghe di ferro o trapanare il cranio senza subire danni, o a fare altre cose che nessuna persona normale deve provare. Imitare persone del genere non è la cosa giusta da fare. La cultura Shaolin è fortemente basata sulla meditazione. Scopo dei monaci è infatti coltivare uno stato mentale positivo, privo di rabbia, un'esistenza senza stanchezza e un corpo forte, libero nei movimenti. Terzo trucco: Dynamo vola attaccato ad un bus londinese. Questo trucco di magia in assoluto è il più famoso di Dynamo, dove lo vediamo volare su un bus londinese. I passanti ovviamente sono scioccati ed increduli della scena. Non è una cosa che vedono tutti i giorni ovviamente. Qual è il segreto di questo trucco? L'idea di questo trucco è stata di una famosa marca di bevande per farsi pubblicità. Il segreto è sotto i vestiti di Dynamo. E un braccio finto, se ci fate caso, non si muove neanche di 1 millimetro. E si regge grazie ad una struttura di metallo che passa sotto i suoi vestiti. Il suo braccio vero rimane nascosto sempre sotto. A questo punto possiamo dire che il braccio finto di Dynamo è attaccato al bus. Nella parte finale invece è solo un trucchetto della telecamera. È tutta una messa in scena, ma geniale. Quarto trucco: telefono dentro la bottiglia di vetro.
Sempre con Dynamo vediamo che consegna la bottiglia di vetro ad uno spettatore chiedendogli di controllare che non sia truccata. Ovviamente lo spettatore fa i controlli dovuti come gli è stato spiegato. Poi Dynamo gli prende il telefono e ce lo mostra ovviamente e con una mossa di prestigio ecco il telefono dentro la bottiglia di vetro. E ora andiamo a svelare il segreto. In questo preciso momento, quando Dynamo dà la bottiglia allo spettatore per controllarla, dopo il controllo nota bene come tiene la bottiglia dietro per passarla al collaboratore e prendere un'altra. Il suo collaboratore è pronto a consegnare una bottiglia simile da dietro. Eccola. Quando Dynamo alza la mano lo scambio è già avvenuto. Come è entrato il telefono nella bottiglia? Non bisogna mai tralasciare i piccoli dettagli, contano veramente tanto. Il telefono dello spettatore è entrato dentro la tasca di Dynamo, guarda bene. Il trucco è la velocità d'azione. Il telefono era già dentro la bottiglia che aveva il collaboratore di Dynamo, guarda bene qui. Se riguardiamo bene la scena, si intravede il telefono nella bottiglia. Vedere la scena a rallentatore ci fa scoprire il trucco. Prima della conclusione vediamo un video dove Dynamo ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nel 2018 Dynamo ha pubblicato un video su Twitter dove ha parlato dell'aggravamento della malattia morbo di Crohn, di cui soffre a seguito di un avvelenamento da cibo, che lo ha portato a soffrire di artrite grave, aumento di peso ed eruzioni cutanee. Questo gli ha impedito di lavorare ad alti livelli. L'illusionista britannico è affetto dal morbo di Crohn da quando era ragazzino. All'età di 17 anni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico con cui gli è stato asportato metà dello stomaco. Nel 2019 torna a lavorare preparando un programma speciale diviso in 3 puntate. E con questo arriviamo alla conclusione del video. Ciao e alla prossima!